Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti stamattina a parlare ovviamente di Argentina-Croazia e a parlare di Messi che dopo la sconfitta con l'Arabia Saudita alla prima giornata del mondiale si è preso l'Argentina sotto braccio e l'ha portata in finale. Non perché io sia un fan di Messi o sono un fan di Cristiano Ronaldo, sono un fan di Neymar oppure per me Mbappé è il migliore al mondo, no, io parlo solamente di fatti accaduti e la mia opinione su come Messi ha giocato questo mondiale. Messi questo mondiale l'ha giocato da leader. Ieri sera ne abbiamo avuto l'ennesima conferma. Io non ricordo di aver mai visto una semifinale, scusate, che dopo 20 minuti, a parte il risultato 1-0, 2-0, sei avanti o non sei avanti, ma dopo 20 minuti già vedevi chi era la squadra che passava proprio a livello di gioco sul campo, non a livello di gol fatti, proprio a livello di territorialità, a livello di passaggi effettuati, a livello di intensità di corsa. Quindi una partita che la Croazia ha gestito molto male. Di solito le semifinali di competizioni, che sia una Champions League, che sia un mondiale o che sia l'Europa League, anche una semifinale per esempio di Coppa Italia, vedi sempre delle partite che per i primi 20 minuti succede ben poco perché le squadre si studiano, perché un gol può essere pesante, perché puoi perdere 1-0, fai andare la squadra avanti e non la recuperi più, quindi c'è sempre questa fase di studio. Ieri non è successo, ieri la Croazia ha giocato l'unica partita del mondiale senza difendere o difendendo malissimo. Cioè la Croazia ha difeso tutto il mondiale come si deve, ha portato a casa tutti i risultati con i denti e con la foga, stringendosi in difesa, accorciando le linee e stando stretti. Ieri invece sembrava uno scolapasta, acqua da tutte le parti. Il primo gol ovviamente il calcio di rigore, c'è il rigore e va bene così, ci sta a prendere un calcio di rigore, fai fallo e va bene. Poi va Messi sul dischetto, ti si presenta davanti al portiere che ha parato più calci di rigore in questo mondiale, che secondo me insieme al portiere del Marocco ha fatto il miglior mondiale, cioè è stato il miglior portiere del mondiale. Ovviamente ti si presenta Messi e Messi la mette quasi sotto l'incrocio, imprendibile il rigore e va bene. Il secondo gol, difesa che fa acqua, incursioni dappertutto, giocatori dell'Argentina che sembravano 22 invece che 11, ci sta, ovviamente ci stanno i due rimpalli, sei arrivato in porto con due rimpalli e va bene, sei stato sfortunato, però dopo il 2-0 comunque io non ho mai visto una Croazia che mi dava l'impressione di poter riaprire la partita, di poter andare a fare un gol, di poter pareggiare. Non c'è mai stata l'impressione. Ricordo una sola azione nel secondo tempo dove c'è stata comunque un'uscita del portiere dell'Argentina. Si sarebbe potuto spizzare quella palla in rete, ma non è accaduto. Però poi succede che Messi prende palla, si smarca 3-4 avversari, va sul fondo, la mette dietro e fa il 3-0. L'Argentina passa avanti 3-0 con l'ennesimo assist di Messi. Ovviamente è partita chiusa e Argentina in finale meritatamente. Però io ancora non capisco come ha fatto la Croazia ad affrontare una partita del genere in questo modo. Mi aspettavo una partita io completamente diversa, completamente chiusa, con un'Argentina sicuramente favorita rispetto alla Croazia, però avendo visto la squadra di Modric tutto il mondiale, credevo che la vita era molto più dura di quello che è stato. Non è stato così, l'Argentina è in finale e ovviamente tutti quanti ad osannare Messi e tutti quanti a dare tutti i crediti che ha guadagnato in questo mondiale il numero 10 dell'Argentina. Io non sono mai stato uno che ha osannato Messi, ha osannato Cristiano Ronaldo, sono i migliori del mondo, i numeri parlano chiaro. Io posso solo dire che nelle competizioni mondiali io non l'ho mai visto così.
Cioè, non l'ho mai visto così con foga agonistica, non l'ho mai visto così con lucidità per 90 minuti e non l'ho mai visto così decisivo come lo è stato nel club con il Barcellona soprattutto. Quindi è un Messi che secondo me si è messo in testa di volerla vincere questa Coppa del Mondo. Ovviamente la finale è una partita a sé. Non è che la finale può essere anche Argentina-Francia, Argentina-Marocco, anche Argentina-Paraguay. È sempre una partita a sé e la devi giocare. Non è detto che la favorita vinca comunque la partita. Però è un'Argentina che secondo me ci arriva convinta dei propri mezzi e con un Messi che viene seguito da tutto l'11 dell'Argentina, lo segue e ovviamente i suoi passaggi fanno la differenza. I gol di Messi pesano come macigni, i calci di rigore non vengono sbagliati, a parte uno contro Szczesny con la Polonia che ha sbagliato quel calcio di rigore, però per il resto ha fatto un grandissimo mondiale finora. Dobbiamo vedere chi uscirà tra Marocco e Francia e chi approderà alla finale stasera. E poi ci sarà quella partita da giocare che, ripeto, per me le finali non hanno favoriti. Non ci sono, non c'è una squadra che può essere favorita sull'altra, anche se ci siano divari tecnici abissali. Perché 90 minuti, se corri e se recuperi tutti i palloni e se chiudi le linee di passaggio dell'avversario, lo tieni comunque bloccato sullo 0-0, anche se sei una squadra a livello tecnico inferiore. Quindi bisogna vedere e bisogna giocare questa finale. Aspettiamo e andiamo con calma e guardiamoci la semifinale di stasera tra Marocco e Francia, che secondo me sarà un'altra bellissima partita, molto più combattuta della partita di ieri, ma sicuramente. Perché il Marocco è una squadra più aggressiva a centrocampo, il Marocco è una squadra che corre di più, però ha solo un neo, cioè il neo del Marocco è che praticamente se crea 4-5 palle gol, due forse le butta dentro perché sotto porta pure il quarto di finale vinto 1-0 col Portogallo, poteva finire 2-3-0 per il Marocco perché qualche gol l'hanno mangiato e in partite secche come semifinali e finali possono pesare, però la si deve ancora giocare e vediamo che cosa succede stasera. Ragazzi, questo era quanto. Messi che si prende l'Argentina e porta l'Argentina in finale. Vedremo stasera chi sarà l'avversario, chi andrà a affrontare l'Argentina poi domenica, mi sembra la finale. Sì, domenica. Questo era quanto, ragazzi, per Argentina-Croazia. Ci vediamo nel prossimo video e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!